Ciao a tutti raga, buona domenica e benvenuti all'ultimo episodio di questo aprile 2026 delle news della settimana, sempre qui su Peperacca Collectibles. Spero di trovarvi bene, io vengo da un periodo particolarmente complicato, motivo per cui sto registrando di venerdì, poi se dovesse uscire qualcos'altro domani o dopodomani ragazzi, ovviamente lo vedremo nelle news della prossima settimana, ma sabato 25 sarò stato, per voi che state guardando il video, all'Ancona Comics and Games. Se dovessi aver incontrato qualcuno di voi sarò sicuramente stato felice di averlo fatto. Adesso, come sempre, bando alle ciance, dedichiamoci a quelli che sono gli annunci di questa settimana, partendo soltanto per il momento da Hot Toys. Hot Toys con Star Wars. Sapete che io sono un collezionista di Hot Toys Star Wars, ma mi sono anche abbastanza rotto le palle di commentare sempre le stesse cose, come è il caso di questo Stormtrooper, ennesimo Stormtrooper annunciato questa settimana, stavolta tratto da Mandalorian e Grogu, film che deve uscire alla fine di maggio, se non mi sbaglio il 22, ma è già strapieno di doll di Hot Toys che ha spoilerato mezza gloria, ovviamente tutto presente nei trailer, quindi di spoiler in realtà non c'è chissà che cosa, però comunque già hanno fatto una caterba di doll, potete recuperarle se volete dai vecchi video delle news della settimana. Qui abbiamo un Imperial Remnant Stormtrooper, questa è la sua versione deluxe, ennesimo Stormtrooper identico con un pochino di weathering in più probabilmente, ha la spalliera da comandante che può essere messa o tolta all'occorrenza, 2 rifle se non mi sbaglio, da quello che vedo, sono in blind ragazzi, quindi lo sto vedendo diciamo in modo più approfondito qui insieme a voi in questo momento. Abbiamo una sorta di paratibie sinistro dorato, probabilmente qualcosa che si lega al film, che tra l'altro è un'esclusiva della versione deluxe da quello che leggiamo. Solita basetta rettangolare per Star Wars, mani intercambiabili, nulla di particolare ragazzi, per me uscita abbastanza trascurabile, non ho uno Stormtrooper in collezione per il momento, per chi non ne ha uno magari potrebbe essere l'occasione giusta, non so quale sarà il prezzo ma saremo comunque intorno ai 280-300 euro, solito, per la versione deluxe forse qualcosina in più, però solito Stormtrooper per me non degno di nota. Un pochino più interessante invece potrebbe essere sempre da Mandalorian e Grogu l'Imperial Remnant Snowtrooper. Ricordo che i Snowtrooper mancavano da un po' di tempo, quelli che sono stati rilasciati diverso tempo fa erano dei prezzi incredibili, era un double pack se non ricordo male, con 2 Snowtrooper che tra l'altro hanno acquisito anche un valore abbastanza interessante a livello economico. Qui siamo su una revisitazione, tra l'altro c'è anche il mouse, come si chiama, mouse trooper, una cosa del genere. Abbiamo 2 stili differenti con 2 elmetti, questo un po' in stile Darth Vader, se vogliamo proprio avere un po' di fantasia, e questo invece con il classico velo bianco che dovrebbe essere in tessuto da quel che vedo. C'è addirittura una piccola basetta per il mouse, e un fucile da cecchino da quello che vedo, solita basetta rettangolare anche in questo caso, dovrebbero aver migliorato un pochino la resa dei vestiti, dei tessuti e tutto il resto. Qui già potrebbe essere un pochino più interessante secondo me come acquisto. Il design a me è sempre piaciuto, quello dello Snowtrooper in particolare, e quindi perché no? Non sono solito io almeno collezionare i Trooper, però per questi potrei farci un pensiero perché sono almeno un tantino più interessanti secondo me degli Storm. Parliamo del Movie Masterpiece 838, soliti 30 cm di altezza, uscirà nel secondo-terzo trimestre del 2026, quindi anche un'uscita abbastanza celere per questi Trooper. Abbiamo visto anche l'RT ST, se non mi sbaglio, già la scorsa settimana. Quindi dai, fatemi sapere che cosa ne pensate. Per questo grande ammiraglio Throne io invece quando ho visto l'annuncio sono rimasto un pochino sbalordito. Questo è un grande ammiraglio Throne secondo Hot Toys preso da Rebels. Ora, sicuramente è una rivisitazione di quello di Rebels. Io più che rivisitazione voglio essere gentile chiamandola revisitazione, ma è un riciclo bello e buono. Questo è il Throne di Ahsoka, stesso identico head sculpt,
poi se mi sbaglio ragazzi ditemelo perché magari mi ricordo male, ma ce l'ho in collezione, dovrebbe essere praticamente lo stesso, con la divisa che anche quella è molto molto simile a quella che aveva in Ahsoka, con i gradi di differenza, c'è qualcosina insomma di diverso, ma è veramente molto simile a quello di Ahsoka, quindi un riciclo in piena regola. Abbiamo il solito pleather, salvo indicazioni differenti, ma non credo. Adesso andiamocelo a leggere un secondo, se c'è scritto qualcosa, ma non credo. Quindi stiamo parlando sempre di pleather, non penso che abbiano messo la pelle vera in questo caso, che è sulla cintura, sulla fondina e sugli stivali, quindi assolutamente nulla di nuovo se non l'elmetto che sembra un vasino da notte e il blaster che se non mi ricordo male è leggermente diverso da quello che c'è nella versione di Ahsoka, dovrei andarmela a rivedere perché non me lo ricordo, ma siamo sempre lì. Ovviamente gli accessori sono differenti, ma comunque avrei gradito se veramente avessero voluto fare un grande ammiraglio Thrawn da Rebels, quantomeno il volto nella versione animata, cosa che mi spaventa molto potrebbero anche fare per il Maul della nuova serie. Non so se la state guardando, nel caso raga fatemi sapere che cosa ne pensate. Veniamo adesso a un'altra sorpresa che è stata annunciata da Hot Toys proprio negli ultimi giorni e riguarda sempre Star Wars. Sappiamo che comunque i mesi di aprile e maggio sono particolarmente legati al brand di Star Wars e quale miglior modo per annunciare il tease di una doll di cui sicuramente fregherà veramente due cazzi a quasi nessuno. Luke nella sua versione tratta dall'ultima trilogia. Ora, Luke è sempre Luke, quindi sicuramente qualche pezzo verrà venduto, a qualcuno interesserà e spero di non aver offeso nessuno con la mia ultima affermazione, però sappiamo tutti che l'ultima trilogia di Star Wars diciamo che non è proprio la più apprezzata e in particolar modo questo Luke, ma Hot Toys ha deciso di insistere, quindi mi posso aspettare anche un'altra Rey, un altro personaggio molto amato da tutti gli amanti di Star Wars, oppure Kylo Ren, eccetera, eccetera. Comunque, un nuovo Luke, che tra l'altro sembra anche ben fatto, per carità, ma aspettiamocelo, questo è il primo di 5 tease che sono stati rilasciati, quindi quello che ci potremo aspettare per i prossimi annunci in ambito Star Wars sempre di Hot Toys. Abbiamo Luke, abbiamo Vader, scusate, abbiamo Maul che dovrebbe essere tratto dall'ultima serie, anche qui a me non sembra il volto che vorrei di Maul, cioè quello animato tratto proprio da The Shadow Lord, non penso proprio che sia quello, quindi vedremo. Uno Yoda finalmente per tutti coloro che lo stavano aspettando, uno Yoda che sembra essere tratto da episodio 3, ma non voglio metterci la mano sul fuoco. Anche lui ormai era da lontano, credo 2013, 15, non ricordo il primo Yoda, e finalmente è stato accontentato il pubblico di Star Wars con un nuovo Yoda che sembra essere fatto veramente con tutti i crismi, poi lo vedremo quindi in uno dei prossimi annunci. Abbiamo anche Commander Gree, anche lui personaggio un pochino diciamo marginale ma potrebbe essere interessante, e poi Zeb che sarà tratto sempre da The Mandalorian e Grogu, che se ben fatto potrebbe essere il mio preordine fra questi 5, oltre a Yoda che credo mi assicurerò quasi certamente. Zeb tratto da The Mandalorian e Grogu, abbiamo visto nel trailer sarà più che presente, avrà una presenza abbastanza importante a quanto sembra e andrebbe diciamo ad arricchire il cast, il team della Ghost di Rebels, quindi per me è un pezzo molto interessante. E per quanto riguarda Star Wars abbiamo concluso per oggi e passiamo alla sorpresa vera di questa settimana, l'annuncio che si sposta da Star Wars, rimaniamo sempre in ambito Disney, ma ci spostiamo su Marvel con questa Weapon X. Allora, Wolverine, bellissimo in questa versione, tratto dai fumetti, quindi continua la wave dei fumetti per quanto riguarda
Hot Toys, che sembra aver abbandonato Ono Studio, ed ecco qui ne ho la conferma. Sembra che Ono Studio sia stato una sorta di esperimento per Hot Toys, per rilasciare alcune entry grade a prezzi ridotti ispirate ai fumetti, ma da un po' di tempo a questa parte abbiamo notato come Ono Studio sia completamente scomparsa ed abbia lasciato spazio invece proprio ad Hot Toys. Qui secondo me ne vediamo una dimostrazione con una basetta piuttosto simile a quelle di Ono Studio, con addirittura il cartonato da sfondo come è stato per l'azienda di cui ho appena parlato. Quindi credo, supposizione mia, che potrebbe essere stato abbandonato il progetto Ono Studio per lasciare spazio invece ad Hot Toys con dei prezzi più elevati, ma comunque con qualche dettaglio in più. Questa Weapon X ne è l'esempio. Davvero molto bella per quanto riguarda la resa complessiva, ma secondo me ci sono un paio di cose che non vanno bene. Allora, prima di tutto il body. Il body è ovviamente quello riciclato dal Wolverine da TVA Jacket, Wolverine di Hugh Jackman, quindi il body è quello di Jackman, che non è, se vogliamo essere proprio a fare la punta al cazzo, essere proprio fedeli al fumetto di Weapon X, non è proprio il body più azzeccato, perché dovrebbe essere più basso come il Wolverine dei fumetti e più grosso. In questo caso ovviamente Jackman grosso è grosso, ma non è tanto quanto lo è il Wolverine di quel fumetto lì. Mi sbaglio? Assolutamente plausibile, fatemelo sapere. Seconda cosa che non mi fa impazzire, a parte che i body fatti in questo modo ho sempre molto timore per il posing, bello, bellissimo, seamless, bellissimo il silicone e tutto il resto, ho un po' di timore perché in realtà il posing ho riscontrato essere abbastanza limitato in body del genere e per doll ispirate al fumetto non dovrebbe assolutamente esserlo. Vengo da un'esperienza dal Batman di KR e vi assicuro che il posing è un disastro. Qui mi preoccupa un pochino questa cosa, ma magari chi di voi ha il Wolverine TVA mi smentirà e sarò felicissimo di essere smentito. Vedete anche a livello dei piedi, per esempio delle caviglie, non vedo nessuna articolazione, quindi molto bene dal punto di vista estetico, da quello funzionale non saprei. La seconda cosa che mi fa storcere un pochino il naso è l'unica testa. Mi sembra, almeno qui dal resoconto finale, di non vedere una seconda testa, una seconda espressione, quindi unica espressione con i denti digrignati, che ci sta benissimo per carità, ma un'espressione neutra o seria in un altro modo, insomma, non sarebbe guastata e quindi me. Comunque, in generale risulta essere un pezzo della Madonna che molti aspettavano. Questo è un Wolverine assolutamente da avere per gli appassionati del fumetto, per gli appassionati di Wolverine in generale. Io cerco di essere sempre abbastanza critico, ragazzi, quindi perdonatemi questa mia nota critica, ma in generale comunque risulta essere un gran bel pezzo. Spostiamoci adesso da Hot Toys per andare verso Rocket Toys, che ha rilasciato delle immagini. Queste ovviamente non sono quelle proprio ufficiali, ma sono estrapolate da un ragazzo di un gruppo Facebook, un membro di un gruppo Facebook. Rocket Toys ha rilasciato altre immagini della prossima wave dei personaggi dedicati a Naruto. Abbiamo Sasuke, Obito, Jiraiya e Conan, che erano quelli mancanti praticamente di tutti i personaggi che sono stati annunciati finora, e quindi si sente nell'aria che probabilmente questa roba qui verrà rilasciata, almeno i preordini, molto presto. Non è la prima volta che fanno vedere qualche immagine. Qui abbiamo Jiraiya in Sage Mode, Conan nella sua unica versione, dovrebbe averne solo una, Jiraiya ne avrà due, versione normale e versione Sage. Qui ci sono immagini solo della Sage, ma penso proprio che verranno rilasciate insieme, come è successo con la wave precedente. Abbiamo Obito, anche lui in doppia versione, e Sasuke, anche egli in doppia. Quindi io spero che si prendano tutto il tempo necessario, perché già la prima wave mi è costata 4 o 5 preordini, quindi spero che aspettino un pochino, però sono molto in hype per queste doll, sapete quanto ci tenga, e quindi molto felice che comunque il lavoro stia procedendo bene. Spostiamoci adesso sul
Colosso dei Nerd. Oggi il computer, ragazzi, decide di non funzionare bene, perdonatemi, per andare a vedere quelle che sono le ultime uscite e le novità presenti sul sito. In particolar modo abbiamo i 2 preordini di Superman nella versione standard a 3,39 e Deluxe a 5,99. Questo Batman meraviglioso, il nuovo Michael Jordan di Enter Bay, la nuova Tifa di Square Enix nella versione Play As Shin e i primi preordini di quello che abbiamo visto la settimana scorsa, quindi la TRT a 3,79, mi aspettavo molto di più, quindi un ottimo prezzo questo per chi ha lo spazio, e poi il driver con incluso la TRT a 5,29, prezzo clamoroso, perché praticamente la doll costa 150 euro, giù di lì, oppure da solo l'Imperial Remnant, il driver, a 299. Poi le varie figure 1 a 12 del Batman dalla serie animata, anche queste imperdibili, quindi fate come sempre un giro sul Colosso dei Nerd per dare un'occhiata. Detto questo, ragazzi, chiedo scusa per i piccoli problemi tecnici che ci sono stati durante la registrazione del video, ma oggi, come dicevo, il computer ha deciso di abbandonarmi proprio durante la registrazione, ve ne chiedo scusa e vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine del video. Grazie a tutti ragazzi, buona domenica ancora, buon 25 aprile già passato, quindi buon fine di aprile e buon 1° maggio, perché ci sentiremo ovviamente domenica prossima con le news, ci sarà qualcosa di interessante e poi durante la settimana per qualche unboxing. Detto questo, fatemi sempre sapere che cosa ne pensate, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.